Ciao amici, ben ritrovati ai video di Stylographic Art. Oggi vi parlo di una penna alla quale sono particolarmente legato e anzi direi affezionato. È la Waterman Expert. Nella sua livrea nera sono particolarmente affezionato a questa penna perché ce l'ho con me dai tempi del liceo ed è stato uno dei primi acquisti, non il primo, ma insomma uno dei primi acquisti che ho fatto vedendo questa penna in vetrina. Ci passavo all'uscita del liceo ogni giorno, la guardavo, la studiavo, finché una volta, con i primi soldini guadagnati con le ripetizioni, ho deciso che dovevo farla mia. Mi ricordo di averla pagata 70.000 lire, l'equivalente dei 35 euro di oggi, e vabbè, il tempo passa e quindi cambia un po' tutto quanto. È una penna che adesso andiamo a provare e vi racconto un po' tutto quanto di una penna che davvero conosco molto bene. Allora, nel corso degli anni di Waterman Expert ne sono state create una valanga di colori, laccate, satinate, con colori anche talvolta un po' stravaganti. Però la livrea, la linea è sempre rimasta quella. Che cosa caratterizza questa penna che, come vedete, ha la sua classica forma a sigaro? La caratterizza questa troncatura che troviamo sull'estremità del cappuccio, quindi questo taglio tronco con la plique di metallo che è coordinata alle finiture che avrete scelto, e diciamo che è proprio il suo tratto distintivo. E poi vabbè, la clip, che è una clip forata come su altri modelli poi sono state anche riportate. La penna fa parte del nuovo corso Waterman. Troviamo infatti Waterman Paris su questa doppia veretta, che anzi potremmo dire quasi un anello, che al suo interno riprende il colore della penna con scritto France sul di dietro. Sulla clip, se riusciamo a farvela vedere, c'è il logo Waterman, eccolo qua, magari in controluce e in luce di taglio si vede un pochettino meglio, e una veretta invece finale al pari di quella che abbiamo sul cappuccio della penna va a chiudere, che tiene la clip, va a chiudere la penna nella sua forma. Anche la forma della coda, chiamiamola così, è tronca, non è tagliata in maniera obliqua come quella del pennino, ma è tronca. Questi sono un po' gli elementi distintivi. La laccatura è una laccatura di quelle di una volta, e il fusto è in metallo e il peso c'è, è una penna che pesa. Mi ricordo che fin da ragazzo cercavo delle penne abbastanza solide da tenere in mano con un certo peso. Mi piaceva averle, sentirle in mano, sentirle proprio pesanti, per poter imparare evidentemente a bilanciarle, a decidere io dove far cadere il peso, piuttosto che la penna leggera che mi sembrava un po' troppo eterea. Il cappuccio si toglie con un clic e ha incastro, quindi, ma è molto, questa per carità è anche un po' consumata dal tempo, è un click molto discreto, molto bello, molto anche fermato adeguatamente. Come si presenta la penna? La penna ha una forma un po' strana, anche questa, o si ama o si odia, nel senso che col cappuccio, come potete vedere, ha la classica forma di sigaro con uno sviluppo che trova il culmine qui, poi la veretta e il cappuccio. Se togliamo invece il cappuccio, troviamo che viene rastremata sotto la veretta per forza di cose, per garantire l'innesto del cappuccio, poi digrada fino a presentare questa nuova svasatura per fermare, per così dire, la corsa dell'impugnatura, per poi concedere ancora qualche millimetro per l'innesto del pennino. Il pennino ha le sue classiche gradazioni dal fine al medio e poi il board. Nel corso del tempo sono state create anche altre gradazioni. Il pennino, questo in mio possesso, ha delle incisioni molto semplici, è riportato il logo Waterman e la scritta
Waterman Paris, ma non dà tanto spazio, diciamo, alla vena artistica, però è un pennino bicolore che adesso purtroppo il tempo ha un po' consumato. È un pennino elegante, anche abbastanza, diciamo, abbastanza grande o adeguatamente dimensionato alla misura della penna. Comunque a me piaceva molto, piace anche oggi, sebbene così col tempo mi sia permesso e concesso delle penne anche un po' più costose di questa, però continua a piacermi. Mi piace soprattutto come casca in mano, quindi qualcuno potrebbe dire che ho poche idee, ma sono sempre quelle, nel tempo non sono cambiate molto. Come avviene il caricamento di questa penna? È un classico caricamento svitando il fusto della penna, o a cartuccia o a converter, come preferite, come vi trovate. Le cartucce Waterman sono delle cartucce molto generose, quindi ci sta dentro parecchio inchiostro, spero che mi basti per la prova. Ho caricato il Visconti blu, non solo perché il Visconti blu è un inchiostro che mi piace tanto come tonalità, ma perché contribuisce a smagrire il tratto di moltissimi pennini. Provate, se non ci credete, vi comprate un bel calamaio di Visconti che trovo sia, come ho detto, un bel inchiostro e ha come contropartita anche quella di snellire un pochettino il tratto dei pennini più generosi, di quelli che magari, come in questo caso, vengono venduti come fine, ma strizzano l'occhiolino quasi al medio, perlomeno chi ha avuto modo di maneggiare dei pennini giapponesi capisce che la distanza c'è. Andiamo subito a metterla alla prova. Vediamo un pochettino come se la cava sul primo blocco, la prima carta, quella ad anelli. Abbiamo detto che il pennino è fine, non si cambia in questa penna, non si cambia il pennino, nel senso che per cambiare pennino, se voleste una gradazione diversa, dovreste ricorrere all'acquisto di tutto questo blocco, del blocco intero, e ovviamente Waterman se la fa pagare perché non è diverso da altre case, da altri produttori. Vediamo un po' come se la cava, ma certo, ora è stata un po' aperta e quindi quanti chilometri ha fatto questa penna lo sa solo lei. Expert. In effetti, se avete la possibilità se ve ne accorgete, diciamo, il tratto di questa penna è un tratto fine, ma sembra un fine veramente fine, non quel fine un po' allargato che se mettessi un inchiostro diverso scopriremmo essere tale, perché comunque il pennino è un pennino europeo. Proviamo a vedere come se la cava con gli appunti, mi piace un sacco, ecco perché mi piace il peso, perché riesco a... È vero che dopo un po' potrebbe risultare più stancante rispetto ad altre penne, assolutamente lo sarà e come, però mi piace come è rotonda, come è paccioccona, come arrotonda le forme. Perché? Perché l'inerzia c'è, ogni volta che la muoviamo è chiaro che muoviamo una bella massa, però mi piace proprio, la controllabilità che ha questa penna. Altre della sua categoria, magari più leggere con delle resine, la lasciano un po' indietro. Invece qui è molto bella, è molto bello anche poter utilizzarla per la calligrafia, perché resta comunque una penna leggera. Una volta che l'avete messa in movimento e ce l'avete in mano, è una penna che dà effettivamente soddisfazione. Andiamola a provare su un'altra carta con una finitura un pochettino più liscia, un po' più raffinata. Ecco qua il mio solito quadernone pigna. Proviamo con lo stampatello, qui scivola molto meglio. Non è sempre detto che sia un vantaggio, perché ad esempio
quando diventa troppo scorrevole potrebbe persino scapparvi un po' fra le mani. Non è il caso di questa penna, ma siamo quasi quasi giusto al limite. Perché? Perché il peso c'è, l'inerzia c'è, però vedete, faccio ancora una prova, vi faccio vedere rallentando un po' la velocità come il pennino fine sia veramente bello e il raccordo fra le singole lettere avvenga in maniera molto bella, molto quadrata, che è quello che desidero ottenere. Lo stesso se desidero avere una rotondità come con dei caratteri di questo tipo, con lo stampatello minuscolo. È tutto molto, molto rotondo, per forza la curva viene bene perché c'è comunque una spinta verso l'esterno dovuta all'inerzia della penna, questo è fuori dubbio. E se usiamo invece una calligrafia un po' più ponderata, anzi la incliniamo ancora di più, dai, allarghiamo, qui servirebbe un pennino flessibile. Insomma, per me è promossa a pieni voti, anche se oggi il prezzo non è più quello che ho dovuto sborsare io, non fatemi dire quanti decenni fa. Oggi costa di più, è una penna che si trova fra i 150 e 170 euro ed è un prezzo non propriamente in saldo. È anche vero che Waterman fa parecchie offerte, quindi è possibile trovarla, addirittura l'ho vista su qualche sito di vendita online a 120 euro e devo dire che sarebbe forse il caso di farci un pensierino. Andiamo a provare sulla carta Rhodia come si comporta, ma prima vi faccio vedere anche come il pennino lavora in condizione verticale, diventa ancora più sottile, ma è fruibilissimo, quindi se avete bisogno di avere un tratto ancora più sottile, poi ve lo faccio vedere un po' ingrandito, ma soprattutto la rotondità, la faccio scrivere per così, faccio la prova di scrittura per così, però questa penna ormai è troppo viziata dalla mia inclinazione, quindi questa è una penna che ha scritto tanto, quindi ha preso un po' la mano del proprietario. Vi faccio vedere come guadagni ulteriormente un pochettino di... vedete la prima riga dell'alfabeto è ancora un pochettino più stretta perché il pennino in verticale ovviamente restringe il tratto. Andiamo a vedere sul blocco Rhodia, stacchiamo questo che non ci interessa più, andiamo a vedere sul blocco Rhodia come se la cava. Questa è una carta che sapete ha una finitura ovviamente valida, qui è ancora più bella chiaramente. Si può fare davvero quello che vogliamo. Vedete, il fatto di poter passare da un carattere all'altro, di poter scrivere in piccolo, in grande, inclinato e avere subito, immediatamente il polso di quello che è il carattere, cioè prendere subito la corsa, l'abbrivio, vuol dire che il pennino è un pennino rotondo che si trova bene sulla carta e che ovviamente risponde un po' alle vostre esigenze. Perché? Perché se vado a mettere il pennino medio, le cose cambiano parecchio. Eccoci qua amici, adesso ho montato il pennino medio, vediamo se vedete che è perfettamente identico all'altro, salvo per il fatto che riporta la scritta M, una M maiuscola ad indicare che è un pennino medio. La provo sul blocco Rhodia sul quale stavo scrivendo e Rhodia aiuta ovviamente, è una carta che aiuta anche a smagrire il tratto. Non mi piace perché? Perché è un pennino
troppo rotondo, al di là del tratto medio che sapete non essere il mio preferito, ma è un tratto così, scusate, un pennino così rotondo che non mi dà la sensazione di controllarlo sulla carta, di indirizzarlo dove voglio, non mi dà molta comunicazione tra quello che avviene sotto, provo a inclinarlo un po' di più, ma il risultato non cambia molto. Di contro che cosa cambia? Che l'inchiostro assume delle sfumature diverse perché ce n'è più, ne viene la saturazione, ci guadagna e anche un pochettino, vediamo se ho uno spazio qua, certamente, e anche guadagna il fatto che c'è più inchiostro versato e quindi lo provo su questo blocco, prova Waterman Expert. Ovviamente chi ha progettato il pennino lo ha fatto strizzando l'occhio a chi insomma ama una penna particolarmente scorrevole, una penna che possa scrivere su tutte le carte senza nessuna titubanza. Se vedete su questo foglio, che è il primo, è un pochettino più ruvido, la penna non fa una piega, la penna scrive, vedete, tanto in alto quanto in basso, non ha nessuna difficoltà, però a me personalmente toglie un po' quella delizia che è il pennino fine che ho lasciato nel cappuccio dell'altra penna. Quindi in conclusione cosa faccio? Me la compro una Waterman Expert. Oggi come oggi esistono sul mercato dell'usato delle penne che hanno 20 anni, 30 anni, ma anche più recenti di queste, e insomma hanno dei prezzi molto più abbordabili. Io tutto sommato un pensierino ce lo farei. Forse non è la più bella fra le penne prodotte dalla Waterman, togliamo il forse perché ne ha in catalogo di bellissime, però è una penna onesta, infaticabile, scrive bene un po' dappertutto, è fatta per durare perché è solida. Io ci penserei, se vi piace non fatevela scappare perché è veramente una bella penna. Cari amici, grazie per essere stati con me anche questa volta, vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!